Hello everyone, buongiorno a tutti. Welcome to the Legends edition of the Giro d'Italia Virtual by Enel. We have a great peloton of former champions for you. Garmin's boffins have simulated sections of real stages on the itinerary of the 2020 Giro d'Italia. Using interactive tax rollers, our legends will be racing just like in the old days, but with more of a smile. We're also here to raise funds for the Italian Red Cross, working to save lives all over the peninsula. If you'd like to donate, I'll tell you how in a moment. Benvenuti all'edizione Legends del Giro d'Italia Virtual by Enel. Abbiamo un favoloso gruppo di ex campioni. Gli esperti di Garmin hanno simulato sezioni di tappe vere dell'itinerario del Giro d'Italia 2020. Su rulli interattivi tax le nostre legends correranno proprio come ai vecchi tempi, ma con più sorrisi. Siamo anche qui per raccogliere fondi per la Croce Rossa italiana, per supportare il sistema sanitario che lavora per salvare vite in tutta la penisola. Se desiderate effettuare una donazione, vi dirò come in un attimo. Here's the original stakes 10 of this year's Giro, mostly northwards along the coast from San Salvo, ducking inland for the climb up to beautiful Chieti, then back along the coast to Tortoreto, and a lumpy final circuit with a categorised climb just to make life difficult for the sprinters. Ecco la 10ª tappa del Giro, quella originale. Si dirige da San Salvo verso nord lungo la costa, con un salto nell'entroterra per fare la salita fino a Chieti, poi di nuovo lungo la costa fino a Tortoreto e un circuito ondulato finale che include una salita di categoria 4 per rendere la vita difficile ai velocisti. Today's virtual stage is the final 32.1 kilometers of the original. It starts with about 6 kilometers downhill. Then comes a sequence of 3 testing ramps, the gradients of which get steeper and steeper. The final descent is treacherous, although maybe not on rollers, and there are 7 flat kilometres before the finish line. About 8 kilometres of explosive climbing then, with 480 metres of vertical altitude gain, with gradients touching 18%. La tappa virtuale di oggi comprende gli ultimi 32,1 km dell'originale. Inizia con circa 6 km in discesa, poi arriva una sequenza di 3 rampe impegnative, le cui pendenze diventano sempre più ripide. La discesa finale è estremamente rapida e gli ultimi 7 km sono pianeggianti. Quindi 8 km in salita, circa 480 metri di dislivello e pendenze che toccano il 18%. The riders have loaded onto their Garmin Edge computers the stage profile, available for everyone at www.garminvirtualride.com. The computer tells the TAX interactive rollers to adjust the resistance for the climbs and the descents. The tax rollers have a power meter, so speed is calculated from gradient, rider weight and power output. The riders see the stage map and profile on the screen in front of them, so they know exactly where they are on the route at any moment. I corridori hanno caricato sul proprio Garmin Edge la traccia del percorso, disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma www.garminvirtualride.com. I ciclomolini interattivi TAX adattano la loro resistenza in base alla pendenza del percorso. I rulli hanno un misuratore di potenza e la velocità è data in base a un algoritmo tra la pendenza del percorso e il rapporto peso-potenza di ciascun corridore. Sullo schermo del computer si vedono planimetria e altimetria, così gli atleti sanno in quale punto si trovano man mano che pedalano. Set in the hills of Abruzzo, Tortoreto's medieval old town is even now inhabited by flocks of the turtle doves, after whom it's named. It's a town of 2 halves with a modern seaside resort, whose beaches are Abruzzo's biggest tourist attraction in the summer months. It has blue flags for the purity of the water and award-winning accommodation and facilities. Con spiagge da cartolina e bandiere blu per la purezza delle acque, Tortoreto comprende il Lido,
ma anche un antico borgo medievale in collina, ancora oggi abitato da stormi di tortore, da cui Tortoreto prende il nome. D'estate è una delle più grandi attrazioni turistiche d'Abruzzo. Mare, storia, bellezza, ciclismo, qualcosa per tutti o quasi. 12 legends today, 2 former world champions in Balan and Fondriest, 2 Grand Tour winners in Basso and Garzelli, a multiple monument champion in Andrea Tafi, and Grand Tour stage winners everywhere you look. 12 legends oggi, 2 ex campioni del mondo, Balan e Fondriest, 2 vincitori di grandi giri in Basso e Garzelli, un plurivincitore di monumenti, Andrea Tafi, e vincitori di tappe dei grandi giri ovunque guardiate. Matteo Montaguti, we've got a winning project here. 4,000 amateurs rode with us yesterday, and last week you won yourself. Can we win again this week? Matteo, abbiamo qui un progetto che vince. Ieri abbiamo avuto 4.000 amateur a correre con noi. La settimana scorsa hai vinto tu. Questa settimana come possiamo vincere ancora? Innanzitutto donando, immagino, quindi donando il nostro contributo alla Croce Rossa italiana. Penso che se ognuno degli amatori, dei cicloamatori che ha partecipato ieri ha donato qualcosa, immagino che di qui alla fine del Giro riusciremo a dare veramente un grande aiuto a chi ci sta aiutando in questo momento. Quindi innanzitutto donando, è la prima cosa da fare nel momento in cui ci si iscrive a questo Giro Virtual, e poi pedalando. Io mi sono impegnato lo scorso weekend, cercherò di impegnarmi anche questo, poi so che il prossimo weekend avrò la tappa di casa, quindi forse qualche energia la riserverò per tornare a vincere la tappa di casa cesenatica. Well, we can win this, says Matteo Montaguti, by giving above all, by giving to the Italian Red Cross. If all of those amateur riders, all 4,000, gave something by the end of this Giro, we'd really have given some major help to the people who are helping us all at the moment. So that's the first thing, by giving. And the second thing is by pedaling. And last week it went well for me. And this week we've got a hard stage. But next week is my home stage, says Matteo. So I might just be holding a little bit in reserve. Matteo, the best of luck to you. In bocca al lupo. Thank you very much, Matt. See you. Stefano Garzelli, 3 very steep climbs, 7 flat kilometers, and all to raise funds for the Red Cross in Italy. How do you see the stage today? Stefano, 3 salite esplosive, 7 chilometri pianeggianti, il tutto per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa italiana. Come lo vedi oggi? Ma oggi un po' come l'altra settimana, partenza difficile, 3 salite, molto più indilato la scorsa tappa, mentre quest'oggi salite vere di 2-3 chilometri, c'è di tutto, salita, discesa, pianura, ma soprattutto c'è la rete del dono, che è il nostro obiettivo principale per avere delle donazioni importantissime per la Croce Rossa contro il coronavirus. Well, today, a little bit like last week, it's a hard start, but this time there are 3 climbs, and very hard ones, 2 to 3 kilometers each, and it's a stage with everything, uphill, downhill, and then the flat, but above all, the challenge of raising funds for the Italian Red Cross. That's what we're here for. Stefano, good luck today. In bocca al lupo. Crepi, ciao, a dopo. Alessandro Bertolini, it's a stage of repeated, short, hard efforts, good for a rider of your characteristics. Ale, una tappa di ripetuti sforzi brevi ma duri, è buono per un corridore delle tue caratteristiche? Buongiorno a tutti intanto, questa fantastica giornata, e cominciamo questo bellissimo Giro d'Italia Virtual. Sì, come dire, è una tappa molto nervosa. Si parte in discesa, già ci sarà dei nervosismi per stare davanti come sempre, e poi ci saranno queste 3 salite brevi ma intense. Ma insomma le mie caratteristiche si addicono a questa bellissima tappa e cerchiamo di rendere partecipi tantissima gente e cercare di pedalare tutti assieme
non guardiamo tantissimo il tempo, siamo onesti, guardiamo veramente quello che è il rispetto di questo momento difficile ed aiutare la Croce Rossa italiana a donare tantissimo per chi veramente ha bisogno. Well, it's a beautiful day. Good morning to everyone, and a beautiful day for the virtual Giro d'Italia by Enel. Yep, it's another stage, starts off downhill, and it's going to be important to stay up front, and then those 3 short, hard climbs. Yeah, good for a rider of my characteristics, and great to be riding with lots of members of the public. We're not going to gain a lot of time on today's stage, but hopefully we can gain some money. This is all about raising funds for the Italian Red Cross, so dig deep into your pockets, everyone. Alessandro Bertolini, grazie, thank you. Grazie, a dopo, grazie mille. Our greater aim is to support the Red Cross workers risking their lives to save others in the front line of the COVID-19 emergency. If you'd like to contribute, go to the Rete del Dono portal at the address given on screen. The page will stay open until the 10th of May. Il Giro d'Italia Virtual by Enel sostiene anche un'iniziativa di raccolta fondi a favore della Croce Rossa italiana per supportare il sistema sanitario nazionale italiano e tutti coloro che sono attivi in prima linea contro la Covid-19. Per contribuire andate su www.retedeldono.it/giro. Ripeto, www.retedeldono.it/giro. La raccolta fondi rimarrà aperta fino al 10 maggio. The Giro was last at Tortoreto Lido a year ago for the start of the stakes to Pesaro, where Caleb Ewan won his second stage of the race. Il Giro è stato a Tortoreto Lido un anno fa per la partenza della tappa 9 con arrivo a Pesaro, dove Caleb Ewan ha vinto la sua seconda tappa del Giro. Ricordiamoci come è successo. Well, we're back and welcome. We're glad you have tuned in to join us. We're here with our 12 legends of Giro d'Italia history, a star-studded field, a wonderful field full of wonderful riders and fantastic people. And we hope we're with you as well. 4,000 of you joined us yesterday on the Garmin platform. All you need is a Garmin Edge and an interactive set of rollers, something like Tax, to take part. And what we're also about is raising funds for the Italian Red Cross. And we will constantly be reminding you of how you can contribute. Beautiful sunshine in Italy. Some riders are riding this indoors, some are outdoors, but all of them are here for one cause, and that is to raise money for the struggle against COVID-19 in Italy. Benvenuti a tutti, siamo tornati, siamo qui con i nostri le nostre 12 leggende del Giro d'Italia, 12 corridori favolosi nel loro splendore, si capisce, anche persone stupende che si sono riuniti con noi per raccogliere fondi per la Croce Rosa italiana. Speriamo che siate anche voi con noi. Ieri 2000 di voi si siete riuniti con noi a correre la tappa. Avete bisogno unicamente di un Garmin Edge e di un ciclomullino interattivo tipo Tax. Potete scaricare la tappa, le 7 tappe che corriamo in queste settimane dalla pagina di Garmin, garminvirtualride.com.
e soprattutto siamo qui per raccogliere fondi per la Croce Rossa italiana. Ripeteremo 1000 volte come farlo, io ve lo dico adesso: andate su www.retedeldono.it/giro e speriamo di fare la differenza oggi. Bellissimo vedervi, i nostri campioni cominciano a sudare, parleremo con loro, li interromperemo nel corso della sfida e vedremo chi vincerà in questa tappa molto dura di oggi. We're here with Stefano Allocchio, and Stefano retired from cycling as long ago as 1993, and his job in the lead car of the Giro d'Italia doesn't leave him a lot of time for riding his bike. He left before everyone else, but he seems to be going well, and he's still got a smile on his face, so let's ask him how it's going. Stefano, ti sei ritirato dall'agonismo nel 93, un po' di anni fa, e fai un lavoro nella prima vettura del Giro d'Italia che non permette molte ore in bicicletta. Sei partito un po' prima degli altri, come va? Benissimo, molto bene. Rispetto a domenica scorsa la gamba cresce perché forse mi sto allenando un po' più del solito e niente, adesso non vediamo l'ora di arrivare perché bisogna finirla, e mi raccomando a tutti: donate per la Croce Rossa, per una buona causa. Well, it's going very well for me, certainly better than last week. I think I've got better legs. I've been doing a bit more training than usual, but to tell the truth, I can't wait to finish this. But the main thing is give. It's a good cause for the Italian Red Cross, and that's what we're here for. Stefano, it's wonderful to see you still smiling, and I hope you make it to the finish. Che bello vedere quel sorriso, e ci vediamo dopo il traguardo. Ok, ciao. Claudio Chiappucci, you're working hard. Can you speak? Claudio, lavori molto. Riesci a parlare? Vabbè, peso sul pezzo più duro del percorso. Sono proprio sfigato io. Tant'è vero che pedalo, adesso mai visto prima, ma così, perché ho la testa bassa, non voglio vedere pendenza, voglio vedere la fine. Vado con quello che c'è. Well, I'm on the hardest percentage of the race. Why do you come to me now? I've got bad luck that you come to me Non at è this giusto. moment. Non è It's giusto. not right. A moment ago, I had my head down. I don't want to think about anything. I just want to get to the end of this. The percentages are hard. Ma vai bene. You're going well, Claudio. Non lo so, sudo tanto, questo so che vado bene, sto sudando tanto. I don't know if I'm going well. Tante cose da bere. I don't know if I'm going well, but I'm sweating a lot. I've got a lot to drink here. Claudio, we'll leave you in peace. Ti lasciamo in pace a soffrire. Meglio, così almeno arrivo a discesa tranquillo. Well, it's better if you do, he says. At least I can descend in peace. Non c'è fiato, poco. I've got no breath left to talk. And no sooner do we speak to Claudio Chiappucci and we see that he's having an outstanding ride. He's just 49 seconds behind Matteo Montaguti, who's just going over the top of the second climb of the day at 14.5 kilometers, the first of those really steep climbs. And when you think that Montaguti retired as a rider at the end of 2019 and Chiappucci in 1999, that's 20 years between them. Looking up, Andrea Taffi is 5 minutes and 39 seconds behind Montaguti. And in the middle of the screen to the left, you can see Alessandro Bertolini. He is just behind Taffi. We don't have the exact time, with Marco Velo, who is bottom left at 6 minutes and 22 seconds. Allora, abbiamo appena parlato con Claudio Chiappucci, adesso vediamo che sta correndo come un treno. Matteo Montaguti ha appena scollinato la seconda salita del giorno dopo 14,5 chilometri. Chiappucci in secondo luogo a 49 secondi. E se pensi che Montaguti si è ritirato come professionista
a finale di 2019 e Chiappucci si è ritirato nel 1999. Sono 20 anni di differenza, ragazzi. Allora, Tafi vediamo a 5 minuti 39, Alessandro Bertolini che vediamo a sinistra al centro, che usa l'asciugamano adesso, appena dietro Tafi, non abbiamo il tempo esatto, e poi Marco Velo che vediamo verso il basso a sinistra è a 6 minuti e 22 secondi. Marco Velo, can you talk? Puoi parlare, Marco? Sì, aspetta, faccio abbassare un po' i battiti, poi parlo. He says, yes, just give me a second. I'm just lowering my heart rate and then I'll be able to speak. Come va? Dove vai? Bene, sono sul secondo strappo dei 3 della giornata. Mi appresto poi a affrontare la discesa, rifare il terzo strappo, poi tutta pianura fino a Tortoreto. Comunque è dura, come si sente dal mio fiato. Well, I'm on the second climb of the 3. I'll use the descent to prepare myself for the third, but it's hard, as you can hear from my breathing. Ecco, fuori dalla sella, cambi posizioni, devi mangiare durante 32 chilometri o non devi mangiare? You're out of the saddle, you're in it, you're changing position, you're drinking, but are you also eating for 32 kilometers, Marco? Bere è fondamentale, bere è molto importante perché comunque è più di un'ora di sforzo. Per mangiare basta che hai fatto una buona colazione circa un'ora prima di iniziare, quindi questo ti permette di riuscire a portare a casa tutta la tappa, tutti i 32 km. L'importante comunque è bere molto, per chi fa rulli è molto importante. Wonderful. So Marco's advice, you have to drink a lot. It's an hour's effort and you sweat a lot during these types of efforts. No need to eat anything. A good breakfast an hour before will get you through to the finish. But the main thing is to drink a lot. Marco, we'll leave you in peace. We can see you're working hard. Good luck to you. Marco, ti lasciamo in pace. Vediamo che lavori duro. In bocca al lupo. Ciao, a dopo. Ciao a tutti. Alessandro Bertolini, can you speak? It's good to see you smiling, but can you still speak? Alessandro, bello vedere il sorriso, ma riesci a parlare? Riesco a parlare, certo, però credetemi che qua è una vera tappa di quelle dure. Sono sull'ultima salita di Tortoreto, adesso c'è un attimo di discesa, respiriamo, ventiliamo e dopo ci prepariamo all'ultimo pezzo di salita. Sono ben... Allora, guardiamo, siamo al 5% di pendenza, mancano a destinazione 12 km e 500 metri. Siamo in piena salita. Fantastic. Yeah, he says, I can speak. Believe me, this is one of those hard stages. I'm on the last climb. I've got a moment of descent, which allows me to breathe and speak to you. Then for the last part of the climb and then the ride into the finish line, that's what lies ahead of me. The gradient at the moment is 5%. I've got 12.5 kilometers to go. And Alessandro Bertolini showing good form, head down. And c'è tanta voglia, Alessandro, che vediamo, lots of desire in Alessandro's style. Ti lasciamo in pace per terminare la tappa. Bello vedere il sorriso ancora. We'll leave you in... Tell me, Alessandro. La voglia arriva tantissima perché oggi siamo chiamati a essere tutti assieme per uno scopo ben preciso. Dunque, a forza, se non c'è, arriva lo stesso. Mi raccomando, tutti assieme ce la faremo. He says, yes, the desire to get to the finish is there, and the main thing is that we all make it together. We're in this with one goal, and that, of course, is to raise money for the Italian Red Cross. And together, if we all work together, we can do this. Alessandro, in bocca al lupo, well done. Grazie. Stefano Garzelli, we've caught you on the climb. Ti abbiamo preso in salita. Come sui rulli? What's it like on the rollers? È dura. Mi avete preso sulla seconda salita. È salita difficile dai sui rulli, più di 2 chilometri. La fatica è reale e lo potete vedere da come sto sudando.
Well, it's hard. You've caught me on the second climb. It's very hard on the rollers. It's over 2 kilometers, and the effort is real, as you can see from the sweat dripping off my face. Stefano, tu credi che nell'intervallo tra le due ultime salite c'è spazio per gli sprinter e i corridori più pesanti di ritrovare il gruppo per arrivare in volata? Do you think that between those two final climbs there's enough time for the sprinters to get back into the group so that the stage finishes with a sprint? Sai, dipende se gli uomini gli scalatori e anche quelli più potenti in salita partono forte. Se partono forte le prime 2 salite, per i passisti velocisti sarà difficile rientrare. Dipenderà tanto dalla gestione anche delle forze, soprattutto lungo le prime 2 salite. La terza, dalla terza fino all'arrivo, bisognerà andare a tutto, però la gestione dell'ora sarà importante. Interesting analysis from Stefano Garzelli. It's difficult, you know, if the climbers take the middle climb, the first of the 2 really steep climbs hard, then it's going to be very tricky for the sprinters. It's all about managing your energy on the first and second climbs, because from the third climb all the way to the finish, all you do is go hard. Stefano, we'll let you go hard now and we'll stop speaking to you so that you can enjoy your ride and give it everything. Stefano, ti lasciamo in pace per permettermi di darlo tutto fino all'arrivo. And there is Alessandro Bertolini. He's smiling, and he's right to do so. He's now lying third. He's overtaken Andrea Taffi. Chiappucci has gained another 8 seconds on Montaguti, despite those 20 years between them. But Matteo Montaguti still leads. Chiappucci at 41 seconds. Bertolini at 6 minutes and 5. Vediamo il viso sorridente di Alessandro Bertolini. Ha ragione. Lui è adesso in terzo luogo dietro Montaguti e Chiappucci, che è a 41 secondi adesso, quindi ha chiuso 8 secondi Chiappucci. Allora le cose vanno bene per questi 3 e Bertolini è un sorriso o è sofferenza? In ogni caso sta correndo forte come un treno. Ivan Basso, considering the steep gradients that you've got coming, are you saving something for those climbs? Ivan, visto che le pendenze delle salite sono una roba estrema, risparmi energie nelle discese? Sai che cosa dice Chris Borman, no? L'abbiamo ricordato ieri nel processo alla tappa, della prima tappa dei professionisti? Non lo so. Allora, questa bisogna considerare che è come un cronometro, e quindi devi chiederti se vai troppo piano, se arrivi, se vai troppo forte, e alla fine non lo sai. Poi c'è un altro detto in Italia, che queste prove bisogna affrontarle così: partire forte, aumentare a metà e finire a tutta. Well, there we are. Wisdom from Ivan Basso. You know, as Chris Boardman said, and we were talking about it in the talk show last night, I don't know. He said, just think. It's like in a time trial. If you're going too slow, you have to ask yourself if you can maintain this speed to the finish. If you're going too slow, if the answer is yes, you're going too slow, and if the answer is no, you're going too fast. So the answer is I don't know. And we say in Italian, start fast, go faster in the middle section, and then finish faster still towards the end. So who can tell?
Well, these are the latest timings that we have. 5.1 kilometers from the finish line. Matteo Montaguti still leading. Claudio Chiappucci has closed to within 21 seconds of the leader, Tafi, in third place, but he's 7 minutes and 1 second. But he has recovered and overtaken Alessandro Bertolini, who's at 7:59, with Marco Velo another 42 seconds back. So those positions still changing, and they're on the flat now, heading towards the finish line. Allora, questi sono gli ultimi rilievi che abbiamo. Montaguti sempre il leader, ma Chiappucci ha chiuso e sta a 21 secondi dal leader in questo momento. Andrea Tafi sempre lontano, a più di 7 minuti, ma ha superato Alessandro Bertolini, che è appena 8 minuti, e Marco Velo a 8:41, ma la situazione evolve. Sono sul segmento pianeggiante, Montaguti e Chiappucci a 5,1 km dall'arrivo. Alessandro Ballan, we can hear you breathing hard. You're looking good. How are you feeling? Ti sentiamo, la respirazione sembra in buona forma. Come ti senti? Diciamo che fisicamente la forma è come quando ero prof. Il problema è quando la strada comincia a salire, che vedo la velocità calare molto, quindi mi fa capire che la condizione non è quella di un tempo. Well, physically, I feel like when I was a professional, the trouble is that when the road starts going uphill, it gets really hard. And that's when I know that my condition is no longer what it once was. And it's a very hard stage today, unlike last week. But I'm not going to interrupt you so long, because I think I falsified the results last week for speaking so long. È una tappa molto dura oggi, un po' diversa dalla tappa della settimana scorsa, quando credo di aver falsificato un po' i risultati a parlare troppo a lungo con te, Ale. No, non è vero. Fa piacere parlare con te, così recupero. Comunque la tappa è molto più dura rispetto alla settimana scorsa e non vedo l'ora di trovare il ristoro, di fermarmi, perché sto morendo. Okay, so no, it's not true that you interrupted me. It's a pleasure to talk. It allows me a few seconds to recover, but it's certainly a very hard stage, not like last week, and I can't wait to get to the finish and get some recovery products inside me. Ale, we'll leave you in peace. In bocca al lupo. Well done. Crepi il lupo, ciao! So Matteo Montaguti wins. Claudio Chiappucci actually got off the bike in the final 5 kilometers, so he came in at 3 minutes 12 seconds. Tafi won a good scrap with Bertolini for third place, with Marco Velo fifth. Stefano Allocchio was actually last at 28 minutes and 3 seconds, but he finished. Vince allora Matteo Montaguti. Claudio Chiappucci in realtà è sceso dalla bici negli ultimi 5 chilometri, così è finito a 3 minuti e 12 secondi. Tafi ha vinto una bella lotta con Bertolini per il terzo posto, con Marco Velo quinto. Ultimo Stefano Allocchio a 28 minuti e 3 secondi, ma almeno ha finito. Welcome everyone to the talk show, and I'm joined by former world champion Alessandro Ballan, Giro d'Italia winner Stefano Garzelli, and recently retired pro Matteo Montaguti. Sono qui con l'ex campione del mondo Alessandro Ballan, vincitore del Giro d'Italia Stefano Garzelli, e l'ex professionista Matteo Montaguti. But before speaking to them, congratulations to all of you. 4,200 of you rode with the professionals yesterday. All you need is a Garmin Edge, interactive rollers by someone like Tax, and a download from the website www.garminvirtualride.com. Prima di parlare con gli ospiti, congratulazioni a tutti voi. 4.200 di voi hanno corso con noi fino adesso. Avete bisogno di un Garmin Edge, rulli interattivi tipo Tax e un download dal sito www.virtualride.com. We're also here to raise money for the Italian Red Cross at www.retedeldono.it
Giro. Siamo anche qui per raccogliere fondi a favore della Croce Rosa italiana. Per contribuire andate su www.rettedeldono.it/Giro. Now let's talk about virtual racing. Parliamo delle gare virtual, ma prima di tutto, Matteo, congratulazioni, ti vendichi degli avversari qui. Non hai vinto tanto su strada, non tanto come Alessandro e Stefano, e qui stai dominando. Grazie Matte, saluto Alessandro, saluto ovviamente Stefano Garzelli. Io non ho una bacheca così enorme di trofei. L'unico e l'ultimo che avevo a portata di mano era quello del Giro del Trentino, l'ultima mia vittoria ormai 2 anni fa alla tappa del Giro del Trentino, e adesso ho questa possibilità di partecipare con loro, ma soprattutto di partecipare a questo evento benefico del Giro d'Italia Virtual. Well, Matteo, just saying hello to Alessandro, hello to Stefano. I don't have an enormous trophy cupboard like they do. My last win was the Giro del Trentino, and that was the trophy that Matteo was just showing us. But it's a pleasure to be riding alongside them and to be taking part in this event. Alessandro, what do you say about Matteo's performance over these past 2 days? Che dici delle prestazioni di Matteo in questi giorni? Diciamo che Matteo è andato fortissimo e ha dalla sua che ha appena smesso, perché ha smesso a ottobre dell'anno scorso, e è ancora giovane rispetto a noi, perché ormai io e Stefano abbiamo superato i 40, quindi ha tutte le carte in regola per poterci battere. E mano a mano che passerà il tempo e si allontanerà il punto in cui ha smesso, vedrà che anche lui comincerà a rallentare un pochino. So Alessandro just saying, yeah, Matteo's been riding really strongly. He only stopped as a professional in October last. He's still young. Stefano and I have both passed the 40 barrier, but he too will see that as time passes, he gets a little bit slower. Stefano, a vedere un ex pro vendicarsi contro gli avversari, come vedi a Matteo? How do you see Matteo, Stefano? Lo vedo forte, senza dubbio. Non sarà per niente facile, io non ci penso, ma per qualcuno delle legend poterlo battere anche nelle prossime tappe, però senza dubbio una grande prestazione, un grande tempo anche nei confronti dei professionisti che hanno corso ieri, quindi in 53 minuti, un tempo notevole, e non sarà facile. Forse Ballan potrebbe metterlo in difficoltà nelle prossime tappe. Andiamo a vedere anche tatticamente come si muoveranno. Well, interesting from Stefano Garzelli. Yeah, the Matteo Montaguti that I'm looking at is strong, very strong indeed. And in fact, his time compares very well with that of the pros, a notable time who were riding yesterday. Will we see one of the legends, one of the older riders beat him? I don't know. The only one I can see doing so is Alessandro Ballan, if he gets his tactics right. Well, Alessandro, let's turn to you. You're effectively riding an individual time trial on rollers. That's what these events consist of. But you see the other riders on screen, so there's interaction in that sense. How does that affect the way you ride? Alessandro, effettivamente è una prova a cronometro individuale sui rulli, ma vedete i rivali sullo schermo, quindi c'è interazione. Quanto influisce sul modo in cui corri? Detto benissimo, è come una crono, devi partire forte e arrivare ancora più forte. E durante una crono, quando ero prof, avevi pochi riferimenti, magari i tempi dove veniva dato il rilevamento e poi i corridori che riuscivi magari a andare a prendere, quelli erano i pochi riferimenti che avevi. Questo è uguale anche sul rullo, poter vedere i tuoi avversari ti consente di capire in che punto sono del percorso, perché magari capisci se la loro pedalata è in salita o è in pianura, e soprattutto vedi le loro smorfie e quanto veramente stanno soffrendo sulla bici, e ti fa capire anche più o meno come stanno andando.
Yes, exactly, says Alessandro. In a normal time trial, you just have to start strong and then get even stronger towards the end. As a professional, there are very few references. You've got time references, and then you've got the riders that you catch along the way. On rollers, you can see where the other riders are. You can understand from their position whether they're climbing, whether they're on the flat, and you can tell by their grimaces how hard they're riding and how much they're suffering. Matteo, you today had the help of some teammates on the final flat, and that really was interactive. Just explain that to us. Matteo, hai avuto oggi un po' di aiuto di compagni di squadra sulla parte pianeggiante prima del traguardo. Spiegaci, perché quello è veramente interattivo. Sì, in effetti sono qualche settimana che faccio allenamenti con il mio gruppo sportivo US Forti Liberi qui di Forlì, ci intratteniamo i pomeriggi, quindi ci alleniamo ma stiamo insieme, e ho pensato già domenica scorsa di farli partecipare a questo Giro Virtual, magari non partecipando purtroppo alla corsa perché non tutti abbiamo l'attrezzatura adatta, però partecipando con me. Quindi su Skype facciamo una chiamata Skype, e quando mancano 10 chilometri mi aiutano virtualmente a tirarmi la volata, e questo sicuramente aiuta molto di più che farsi probabilmente condizionare dagli avversari. Questo senz'altro aiuta un po' la mente ad aprirsi e a godersi quel momento a tutta, perché ovviamente poi siamo a tutta. Well, interesting. For a few weeks, I've been going out on a Sunday with my team. Tell me the team, Matteo. US Forte Liberi di Forlì. Yeah. Di Forlì in Emilia-Romagna. And on a Sunday afternoon, we go out, we enjoy each other's company. And I've been thinking, last Sunday, I was always thinking, how can we get to ride with me? Because not all of them have got the equipment to do this challenge. And so what we decided, they would call me by Skype for the final flat section and lead me out. And that's what we did. And I can tell you, it helped me even more than watching my adversaries on the flat. It really helps the mind and helps you enjoy the moment and get the best out of yourself. Stefano, you retired in 2013, and your generation must have had a totally different relationship with rollers than Alessandro and Matteo, even if they're only a few years younger. What did riding on rollers mean to you when you were a professional? Stefano, ti sei ritirato nel 2013, credo. La tua generazione ha avuto un rapporto totalmente diverso con i rulli, credo, rispetto ad Alessandro e Matteo, anche se sono pochi anni più giovani. Cosa significava per te correre sui rulli quando eri professionista? Era un qualcosa che non mi piaceva assolutamente, come penso a pochi corridori. Non avevi il piacere di poter pedalare su rulli intelligenti, poter fare un Giro Legend virtual in compagnia di altre persone, quindi è cambiato radicalmente. Non c'erano questi rulli intelligenti che ti danno realmente la possibilità di poter pedalare su pendenze importanti, su pendenze reali, su tappe reali come quella che abbiamo affrontato quest'oggi al Giro d'Italia. Quindi senza dubbio era un'altra generazione sia di corridori ma un'altra generazione di rulli, quindi senza dubbio sono avvantaggiati i professionisti che corrono al giorno d'oggi, perché possono anche allenarsi anche se fuori le condizioni meteo sono avverse, o purtroppo con la situazione che stiamo vivendo in questo momento a livello mondiale. Yeah, I didn't like riding on rollers, says Stefano Garzelli. We didn't have the pleasure of riding on high-tech rollers, remote controlled rollers, and events like the Giro d'Italia Virtual, riding alongside with teammates and colleagues on real gradients, real stages taken from other major races. None of that existed. So yeah, it was another generation of riders and another generation of rollers too. Professionals today are very fortunate in being able to ride in
when the weather outside is bad, they can ride on rollers, they can do specific work on rollers, or indeed in the situation that we're living, there's the possibility that we're going through at the moment, there's the possibility of using those rollers. Matteo, you retired at the end of 2019 after 12 years, I think, as a professional. The role of technology in cycling, even in your career, must have changed beyond all recognition. Ti sei ritirato, Matteo, alla fine di 2019, dopo 12 anni da professionista. Il ruolo della tecnologia nel ciclismo di oggi deve essere molto diverso rispetto ai tuoi inizi. Sì, assolutamente, anche se quello che ha detto Stefano è proprio verissimo, nel senso che i professionisti attualmente riescono a utilizzare tecnologie molto all'avanguardia, e lo vediamo perché anche ora molti professionisti utilizzano queste tecnologie per allenarsi in questi periodi di quarantena, e non solo, prima venivano utilizzate, fino ad ora venivano utilizzate comunque per la preparazione sia invernale che durante l'anno. È una tecnologia che, come ai miei tempi, si è evoluta dai potenziometri ai ciclocomputer a tutta una serie di cose che aiutano probabilmente questo mestiere del professionista, però probabilmente non sono comunque paragonabili alla realtà. Yeah. Yes, indeed. Matteo, agreeing entirely with Stefano Garzelli. He says, today there's so much avant-garde technology available for the professionals. They're using it now during the quarantine for training, and even in normal times they can use them for winter training, and also during the year. And of course now there are power meters, computers, all manner of technological equipment, none of which really is comparable with what it is to ride on the road. Alessandro, tu usavi, let me start in English, did you use rollers to do specific work when you were still a professional? Usavi i rulli per fare il lavoro specifico da professionista? Non erano i rulli del giorno d'oggi, l'hanno detto Matteo e Stefano, e li usavo solamente quando il tempo era brutto e non mi permetteva di andare su strada. Comunque rispetto a quelli di oggi c'è una grande differenza, quelli diciamo di qualche anno fa erano molto noiosi, infatti tutti pensano al rullo noioso, il rullo non è più noioso, anzi con il rullo si possono fare moltissime cose, da essere connessi con tutti quanti nel mondo, quindi pedalare allo stesso tempo, a fare delle videocorse, quindi andare a fare l'Amstel Gold Race piuttosto che un'altra gara, oppure anche prendere delle corse su mappe, quindi pedalare veramente dove si vuole. Yeah. Yeah, today's rollers, says Alessandro Ballana, very different from the rollers that existed even just a few years ago when I was still a pro. Said, yeah, I just used to use them in bad weather. It was incredibly boring, and that's no longer the case. You can do so many things on rollers, be connected, ride video races, real top world tour races, do races on maps, go absolutely anywhere you like. Stefano, but what about the old style coach, the old style direttore sportivo, who sees the whole thing with an intelligent and a wise eye? Does that kind of mentor still have a role? Chiedo, tra tutti questi specialisti, Stefano, il direttore sportivo, l'allenatore vecchio stile, che vede l'insieme con una saggezza, ha ancora un ruolo? Il mentore poco abituato alla tecnologia, Stefano? Io penso di sì, perché comunque anche i preparatori sono all'avanguardia, sanno l'utilità di questi strumenti, l'utilità che ha e potrà avere anche in futuro, soprattutto anche grazie alla quarantena hanno scoperto in tanti l'utilizzo e quanto possono essere utili anche i rulli intelligenti per allenarsi. Anche a livello di ciclismo giovanile abbiamo scoperto che si può anche allenare un giovane e anche tenerlo fuori molte volte dai pericoli della strada.
quindi è la scoperta e anche il futuro, e senza dubbio i preparatori stanno studiando anche nuove metodologie di allenamento per cercare di approfittare al massimo l'efficienza di questi rulli, che realmente personalmente mi hanno sorpreso per la qualità, anche le possibilità che si possono avere ad allenarsi su questi rulli. Yeah, now there's an interesting thought. Yes, I think so, says Stefano. Avant-garde, cutting-edge coaches understand how to use technology, and partly because of this quarantine, they're discovering the degree of utility of these rollers. And with young riders, with youth riders, you can train them on rollers away from the dangers of traffic on the road. And new methods are emerging all the time to maximize the effectiveness of training on rollers. And Stefano, who, as you can see, has done everything, and behind him there are the trophies of, I think, the 1998 Tour of Switzerland and the 2000 Giro d'Italia, has done so much, but he is still surprised by the effectiveness of this technology. Well, Matteo, Alessandro, Stefano, I wish we could talk for another 2 or 3 hours, because for me it's a real education to speak to you. But we're pretty much finished for now. Matteo, Alessandro, Stefano, magari potessimo parlare ancora 2 o 3 ore, perché per me è un gran educazione poter parlare con voi, un momento di istruzione e anche di grande umanità. But that's just about for today. Thank you to Stefano, Alessandro, Matteo. Congratulations, Matteo, on 2 weeks out of 2. We're back on Wednesday for the pro edition of the Giro d'Italia Virtual by Enel and the Pink Race 2. And then on Friday, we have another Legends race. Do go, if you can, to garminvirtualride.com and join us. And please, if you can, make a contribution to the Italian Red Cross, if you can. It all helps. Bene, abbiamo finito per oggi. Grazie a Stefano, Alessandro e Matteo. Congratulazioni a Matteo per 2 vittorie su 2. Torneremo mercoledì per l'edizione Pro del Giro d'Italia Virtual by Enel e la Pink Race. E poi venerdì abbiamo un'altra edizione dei Legends. Andate su garminvirtualride.com e unitevi a noi. E per favore fate una donazione alla Croce Rossa Italiana, tutto aiuta. Arrivederci da tutti noi e grazie.